Salve a tutti e ben ritrovati, sono Michele Cammisa e in questa breve sessione vorrei parlarvi di una funzionalità delle lamiere, cioè della funzionalità di piegatura e di distensione. Partiamo direttamente da un esempio pratico, quindi dal nostro quadro strumenti dell'elicottero, e apriamo la parte di lamiera, cioè il fianco esterno che appunto è stato ottenuto sagomando una lamiera piegata. In questo elemento vi sono anche dei supporti per il montaggio che andiamo a sospendere per il momento. Con riferimento ad un'esigenza contestuale, cioè di ricavare delle tasche in corrispondenza del fianco esterno e della piegatura, ma anche di questo lembo interno, utilizziamo la funzione di piegatura. Qualcuno potrebbe domandarsi perché non operare direttamente con una funzione di appiattimento. In realtà, questo lo scopriremo strada facendo, la funzione di appiattimento ha un handicap da questo punto di vista, ovvero il congelamento di tutte le funzioni successive. Comunque, vi illustro partendo dalla funzione di distensione, quindi chiamiamo il comando e nella casella della faccia fissa non selezioniamo una faccia, in questo caso non abbiamo una faccia piatta, non lo selezionerebbe, ma un bordo. Possiamo distendere direttamente tutte le piegature chiedendo il raccoglimento delle piegature, e in questo caso avremmo una situazione del genere. Noi però vogliamo lavorare solo su una parte limitata, quindi andremo a distendere questo lembo, la piegatura, e anche questa parte che di fatto ha una leggera curvatura. Facciamo la stessa cosa per la parte simmetrica e diamo l'ok. Abbiamo ottenuto una distensione degli elementi. Dobbiamo operare eseguendo un taglio, quindi creiamoci un piano di simmetria, perché come possiamo notare adesso la funzione di schizzo iniziale non ricalca più quanto invece definito dalla funzione di distensione, per cui sarà necessario creare un nuovo piano, cosa che facciamo abbastanza agevolmente. Per operare sicuramente in simmetria andiamo a scegliere i punti intermedi della parte superiore e quindi abbiamo un piano sicuramente simmetrico al nostro oggetto. Su questo piano costruiamo uno schizzo, ci mettiamo sulla normale per comodità, e questo schizzo sarà banalmente un rettangolo. Svegliamo il centro toccando il centro del cerchio, anche se alle volte c'è qualche difficoltà operativa, quindi scegliamo il centro, lo rendiamo orizzontale, e vedete che è difficile associare il centro del cerchio, perché questo cerchio in realtà non è stato creato da una parte piatta, ma è stato creato nel momento in cui il nostro fianco era già piegato. Allora è più comodo prendere un riferimento rispetto a questo segmento, questo bordo intermedio, e procedere. Diamo delle quote di riferimento e per il momento lasciamo così, tanto ci interessa la funzionalità. Con un taglio estruso operiamo sia oltrepassando tutta la lamiera da un lato che dall'altro. A questo punto possiamo rientrare nel nostro oggetto piegato e chiamando il comando opposto, cioè quello di piega. Possiamo raccogliere le piegature, perché lui andrà a prendere solo quelle che sono state utilizzate, e riottenere il nostro oggetto. Quindi siamo riusciti ad effettuare il nostro taglio in corrispondenza della piegatura e anche in corrispondenza di due fianchi che hanno un orientamento, una giacitura di riferimento praticamente perpendicolare.
La funzione di distensione e di piega è in realtà molto utile anche per applicazioni più generiche. Vi illustro con un esempio direttamente. Consideriamo ad esempio un cilindro, banalmente un cilindro di lamiera. Effettuiamo la nostra estrusione con la linguetta flangia di base, diamo l'ok e immaginiamo di volerlo forare tipo colabrodo, per dare un'idea abbastanza chiara. Se non utilizziamo il comando di distensione ma quello di appiattimento ed andiamo a effettuare quindi questa serie di fori per la quale utilizzeremo più semplicemente una funzione di riempimento, anche se il sistema dirà che non è in grado di farla, in realtà riuscirà a farla. Ve lo mostro direttamente. Quindi selezioniamo i nostri parametri e scegliamo un taglio di serie. Quindi utilizziamo la funzione e abbiamo apparentemente effettuato la foratura, però vi è un inghippo, perché già dall'albero si può notare che questa funzione, essendo la funzione di ripetizione piatta svegliata, quindi attiva, sarà automaticamente posta successivamente, ma nel momento in cui noi toglieremo la funzione di appiattimento, cioè la sospenderemo, automaticamente verrà sospesa anche la funzione di riempimento che ne è successiva. Per tale motivo l'operazione da fare, se vogliamo ottenere l'obiettivo di conservazione dei nostri fori, è quello di utilizzare la funzione di distensione. Quindi scegliamo la faccia piatta, cioè il bordo, e le piegature, che in questo caso vi è un'unica piegatura. E utilizziamo a questo punto la funzione di riempimento, come sempre dirà che non è possibile, e inseriamo verosimilmente gli stessi parametri che abbiamo inserito precedentemente, ma questa volta quando andremo a richiamare l'appiattimento, la nostra funzione è precedente alla funzione di ripetizione piatta, per cui a questo punto ci ritroveremo anche la seconda, che chiaramente andiamo a cancellare. Per cui la nostra funzione di appiattimento in realtà ha creato l'obiettivo, ci ha concesso di ottenere l'obiettivo. Ora, banalmente notate che c'è una difficoltà, ma questo dipende dal fatto che io ho omesso brutalmente di ripiegare la lamiera, e quindi è un'operazione che devo assolutamente compiere, riassociando la corretta piegatura al nostro oggetto. Quindi possiamo notare che l'oggetto mantiene la foratura sia in piega sia appiattita. Bene, spero che questa breve sessione sia stata di vostro interesse, e vi lascio come al solito alla prossima. A presto!